Cari dita banana, giocare al DLC di Alien Isolation mi ha dato lo spunto per creare questo video in cui voglio affrontare le mie paure e stilare una classifica dei 10 mostri più spaventosi che ho incontrato nei videogiochi. Sì, lo so che questo è l'ennesimo video che c'è in rete sui personaggi dei videogiochi che ci hanno causato evacuazione da sovrastimolo dell'amigdala, però voi non sapete che personaggi ho scelto né perché ho scelto proprio questi, quindi mettete da parte la presunzione di sapere di che cosa parlerò e guardate questo benedetto video. Ma prima usate lo stesso dito con cui premete i tasti del pad per iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Partiamo con il countdown del terrore e in 10ª posizione ho messo i Vanilla Zombie di Resident Evil 2 Remake. Lo so che vi aspettereste di più una cosa tipo il Nemesis o i Leakers come categoria rappresentativa, però dopo attenta valutazione delle emozioni che ho provato durante il gioco ho optato per i banalissimi zombie. E questo perché nel Resident Evil del 97 dovevo comunque usare un po' di immaginazione, anche se mi cagavo addosso lo stesso. Però la versione Zombie 2019 vanta di un decisivo salto di qualità nella grafica e nel realismo, ragion per cui la prima volta che li ho incontrati nella stazione di polizia mi si è letteralmente gelato il sangue nelle vene. Cioè questi a un certo punto, già sei lì con l'ansia di questi corridoi bui, con questa colonna sonora agghiacciante, poi questi si alzano, ti vengono incontro, sembrano veramente delle persone vere, vado nel panico, comincio a sparargli addosso, manco la testa ovviamente, ma anche se li becco la testa questi non vanno giù niente, comincio a iperventilare cercando di ricordare a me stesso che sto solo giocando a un videogioco, però l'unica verità illuminante che mi coglie in quel momento è che se fossi in una vera apocalisse zombie probabilmente sarei già morta. Ecco perché sono in 10ª posizione. Il mio primo Mass Effect è stato in verità il secondo della saga, quindi ero totalmente a digiuno della storia e non immaginavo quanto avrei imparato a temere i collettori. Non è per il loro aspetto insettoso né per la pericolosità percepita nel gioco, perché in fondo è un RPG action, non un survival horror, però sono stati causa di un disagio interiore sempre crescente mano a mano che scoprivo la loro natura e le loro modalità operative. Il fatto che rapissero intere colonie umane immobilizzando le persone con dei droni a sciame per poi stiparle dentro delle capsule e farle sparire nell'iperspazio per ragioni misteriose era già abbastanza inquietante. Ma la vetta della mia angoscia è stata raggiunta quando ho scoperto che c'era qualcosa di più terrificante dei collettori base ed era l'Araldo, quell'entità virtuale maligna che si impossessa del loro corpo facendoli diventare praticamente una versione più cazzuta e inquietante. Praticamente i collettori sono la versione sci-fi dell'esorcista, da brividi. In 8ª posizione ho messo un mostro che per le dinamiche con cui compare ricorda un po' il Nemesis, anche se è decisamente più carino. Sto parlando del Typhoon gigante che a un certo punto della main quest di Prey inizia a stalkerarti per tutta Talos. Difficile ma non impossibile da battere, ha il difetto che in ogni caso ricomparirà dopo mezz'oretta, ricominciando la caccia del gatto al topo. Devo ammettere che le prime volte che compariva, con quei sinistri effetti sonori, ho fatto delle corse al cardiopalma cercando un posto dove nascondermi, ma poi è diventato più che altro una noia. E quando ho capito che c'era un punto nell'arboretum dove potevo piazzarmi in relativa sicurezza e da lì massacrarlo, incontrarlo è diventata quasi una speranza. E lo so che ho usato una tattica veramente vigliacca, però potete biasimarmi. Torniamo in Zombielandia per la 7ª posizione, anche qui ho esitato nella scelta perché il gioco in questione ha diversi nemici inquietanti. In Last of Us i nemici peggiori sono forse proprio gli esseri umani, però tra gli infetti ho scelto quelli che mi hanno causato più mal di pancia. I clickers. Quelle teste coperte dal fungo, quei versi disumani e soprattutto la loro capacità di sentirti anche se ti stai muovendo a rallentatore, proprio nel silenzio più assoluto, sono una delle cose più angoscianti che ho provato in un videogioco. Peggiorate solo dal fatto che se per caso ti afferrano e non hai i coltelli a portata di mano, sei fritto. Scommetto che anche voi nelle sezioni in cui venivate attaccati da orde di infetti, quelli che non perdevate mai di vista sono proprio loro.
Tra tutti i mostri temibili di Dark Souls, il Mimic è quello che ho odiato di più. Non solo ha questo aspetto orrendo da testa a forma di baule, con tutti quei denti, l'enorme lingua penzolante, gli arti lunghi, ma il peggio è che si mimetizza con i bauli comuni, quindi ogni volta che mi avvicinavo a uno di essi iniziavo a sudare. Intanto perché come nemico è già abbastanza stronzo, se non hai i riflessi pronti sei fritto. E secondo perché Dark Souls è stronzamente povero di punti di salvataggio, quindi una stupida morte da Mimic significava dover rifare praticamente un'ora di gioco. Lo odio, lo odio, lo odio. In quinta posizione ho messo un personaggio che è umanoide ma non ha nulla di umano. Il custode di Little Nightmares è riuscito a farmi provare più brividi di un sacchetto di ghiaccio svuotato lungo la schiena. Il suo aspetto era già inquietante di suo, con quelle braccia ultra lunghe. Sì, ho un problema con gli arti sovradimensionati, le dita scheletriche che toccacciano tutto, e poi quelle bende, che credevo fossero bende, e in realtà è pelle collassata che l'ho reso cieco, però ci sente benissimo il maledetto e ti scova al minimo rumore. Ma anche qui il contesto rende il personaggio più temibile di quanto non dovrebbe essere, diciamo, di suo, perché il suo compito nel gioco è quello di forse assassinare e comunque incartare bambini morti destinati a essere consumati come cibo. Disgustoso e agghiacciante. Molti anni sono passati dall'ultima volta che ho visitato Silent Hill e di suo come gioco è già una delle esperienze più atroci mai fatte della mia vita, ma l'apice del terrore per me in quel gioco era il momento in cui sentivo suonare la sirena e il mondo intorno a me iniziava a decomporsi e bruciarsi. E come se non bastasse iniziavo a sentire quel suono strisciante di una spada trascinata per terra e compariva lui. E tra parentesi, vederlo così senza audio non è ugualmente spaventoso. Qualsiasi cosa pensiate dell'ultima fatica di Hideo Kojima, Death Stranding, non potete negare che le sue CA siano tra i mostri più terrificanti mai ideati in un videogioco. Vabbè, almeno finché capisci che ucciderle o evitarle è un po' una cazzata. Però, nonostante questo, per me rimangono veramente una affascinante rappresentazione di terrore, perché a occhio nudo non le vedi, ma percepisci la presenza solo grazie a quelle inquietatissime orme che lasciano e poi devi trattenere il respiro quando sono troppo vicine, altrimenti ti afferrano e ti portano in questo universo parallelo assolutamente angosciante, sfruttando la nostra atavica paura dell'ignoto e dell'invisibile. Per questo motivo, nonostante non siano tra i nemici più temibili mai incontrati, si meritano sicuramente il terzo posto nella mia classifica. Ho scoperto questo meraviglioso indie da poco e ne pubblicherò sicuramente il mio gameplay prossimamente. Chi ci ha giocato capisce subito perché il flasher di Soma mi angoscia così tanto, e anche in questo gioco la pericolosità nei nemici non sta tanto nella fatica degli abbatterli, perché praticamente non devi combattere, ma nell'atmosfera che creano, e in questo il flasher vince sicuramente la medaglia d'argento. È un umanoide interamente nudo, ha questa massa informe sopra la testa che si illumina nel buio e mentre si muove produce dei versi di dolore, ma che fanno venire il dolore a me però. Inoltre è cieco, però non ti sente, ma se sei troppo vicino a lui ti percepisce e come e ti fa fuori. Inoltre si teletrasporta spesso e quindi ti può capitare di trovartelo davanti come niente. Ma la caratteristica che fa di lui un nemico così spaventoso è che se guardi diretto verso di lui inizia a dare di matto e viene verso di te e causa un disturbo a schermo che a un certo punto non capisci più neanche dove sei, ti confonde totalmente. E l'unico modo per sfuggire alle sue grinfie è di voltarsi immediatamente dalla parte opposta e correre più che puoi. Nell'ambientazione claustrofobica sottomarina di Soma, il flasher è stato sicuramente il nemico che mi ha causato una sensazione di oppressione totale e resterà un simbolo di incubi assicurati a imperitura memoria. Al primo posto ho messo in classifica un mostro che è la cosa più spaventosa mai vista per me anche nei film, lo xenomorfo di Alien Isolation. È la creatura più terrificante che in generale ho mai visto in assoluto nella mia vita.
Il buon androide Ash lo definiva un organismo perfetto e non posso che concordare se consideriamo le sue caratteristiche mortali. Sembra un enorme insetto nero, è fortissimo, silenzioso, è capace di mimetizzarsi con l'ambiente, ha quella doppia bocca, beh, con tutti quei denti, la bava, che schifo, al posto del sangue ha un acido corrosivo che corrode persino i metalli e ucciderlo è praticamente impossible. Già il film, nonostante li abbia visti decine di volte, mi causano ancora oggi i brividi. Però al primo incontro con lui nel videogioco, quando ho visto quella lunga coda puntuta strisciare sul pavimento e ho sentito quel soffio indimenticabile e impossibile da confondere con altro, il cuore mi stava per esplodere. E mi sono chiesta, ma perché lo fai? Cioè, perché ho deciso di rendere la mia vita miserabile giocando ad un gioco che letteralmente mi paralizza? Boh, non lo so, forse provo un masochistico piacere nel provare sensazioni simili ad un infarto mentre gioco ai videogiochi ed è esilarante allo stesso tempo perché tu lo sai che è solo una finzione mentre muovi il tuo personaggio da uno sconiglio all'altro, però niente da fare, il terrore è reale, è concreto, è primordiale e va oltre ogni immaginazione. Posso farvi una confidenza? Secondo me il maledetto esiste realmente in qualche universo parallelo o qualche pianeta sconosciuto della nostra galassia? Io sono sicura. Bene, care dita banana, questo è tutto. Se avete gradito questo video, beneditemi con un like e scrivete nei commenti la vostra personale classifica del terrore. Alla prossima!